Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti che anche oggi è qui da noi in studio. Ciao Carlo. È un'abitudine che non dovete prendere. Buonasera a tutti. Innanzitutto vi ricordo, se vi è piaciuto questo video, di mettere like e di iscrivervi al vostro canale. Carlo, ci avviciniamo sempre di più al derby in attesa di queste partite dei nazionali, che sono tante, dislocate su vari giorni. Ti chiedono cosa ti aspetti dal punto di vista dei gol, cioè ti aspetti una partita con tanti gol, con meno gol, due squadre che si studiano, cosa ti aspetti? No, io mi aspetto non una partita a livello tattico scriteriato da parte di una o dell'altra, però sono due squadre che mi sembra di capire tendenti all'offesa, calcisticamente parlando, non alla difesa. Quindi penso che siano, che vediamo, non so i gol, penso di sì, ma certamente emozioni. Non sarà una partita noiosa dello 0-0. Mi sorprenderebbe moltissimo, lo escluderei. Può essere uno 0-0. Migliori in campo i portieri, un palo, qualche gol sbagliato e allora lì va bene. Ma secondo me sarà una partita certamente ricca di emozioni e credo di gol. Sì, anch'io non mi aspetto una partita da studio, no? Perché No. comunque l'Inter forse l'ho vista un po' più solida in difesa rispetto a... Ma adesso c'è questa nomea Però... che non siamo... Ma abbiamo subito nelle ma ultime infatti. due partite 2 tiri in porta contro Roma e contro Torino. 2 gol e 2 tiri. Forse a Torino, col Torino neanche uno dei due. Quindi non siamo forse figli un po' adesso di Tomo, tutte queste leggende. Ma io la difesa... Cioè... quando vedo la difesa dell'Inter, De Vrij, Bastoni, mi tengo la mia, cioè voglio dire, poi ciao, forse dei 6 di tutti i difensori che vediamo è il migliore di tutti, quindi non Ma so. guarda, secondo me poi alla fine in una partita del genere non è tanto i singoli, c'è anche come la squadra difende, no? Tutti che si aiutano. Certo. Quando hai l'Inter davanti è ovvio che non possono essere giudicati solamente i 4 che giocano dietro. Certo, È un po' tutto. quindi sono abbastanza fiducioso. Sarà una partita dove le difese devono non sbagliare perché sono problemi con gli attacchi da una parte e dall'altra. Uno che c'ha contro Lautaro e l'altra parte Leao Giroud, Lautaro Thuram, che sembra che sia cresciuto. Tra l'altro, Carlo, ti arriva una domanda proprio su questo, che è una domanda un po' tendenziosa, no? Ma per te chi ha l'attacco più forte dopo questo calciomercato? Non lo so, se attacco dobbiamo fare Thuram, Arnautovic, Lautaro, Giroud, Leao e Jovic o Okafor. Non lo so. Io credo che il tifoso dell'Inter si tiene il suo, io mi tengo il mio. No, devo dire che a livello di reparto io sceglierei quasi il Milan. Cioè, non so, Giroud e Leao, ma a me È van quel benissimo. Leao che mi porta a Anche per scegliere. me. a scegliere. Diciamo così che Lautaro è formidabile. Sì, è cresciuto anche dal punto di vista della maturità, no? No, Lautaro è un trascinatore. Poi mi sembra un giocatore serio, no? Con quello che fa il fenomeno. Ha fatto gol nel derby di Champions League, un derby fondamentale, è andato sotto la curva, ma sembra un giocatore rispettoso, quindi un giocatore che non riesce a esserti antipatico. Ce ne sono altri, magari sì. Lautaro sono quei, lo metto come Leao che non prende in giro mai gli avversari, sono quei giocatori come era Totti, come era Maldini, e esulano dal colore delle maglie. Poi chiaro che preferisco che vinca Leao che Lautaro. Direi di sì. Rimango sempre sull'attacco, Carlo, perché in tanti ti chiedono, anche perché onestamente ne abbiamo sentito parlare poco di questo giocatore, è arrivato l'ultimo giorno, è arrivato anche all'improvviso, no? Dopo tanti nomi accostati al Milan. Che stagione ti aspetti da Jovic? Adesso è molto presto e mi aspetto una stagione del riscatto. Non è andato bene a Madrid. L'anno scorso non ha avuto 13, dei brutti numeri. 13, esatto. Certo, ritornasse quello di Francoforte, l'ha pagato una cifra il Real Madrid e ci sarà un motivo. Non so fisicamente se è al massimo della condizione. Deve un po' recuperare forse la migliore forma, non gioca da tanto tempo, tutto i 90 minuti, però sono anch'io curioso perché con la Fiorentina, sai, quando li vedi da avversari
li guardi, ecco, li guardi, ma però mi sembra che abbia segnato contro il Milan, no? L'anno scorso. Sì, Sì, mi pare di sì, non ho quindi, troppa memoria. quindi un giocatore che mi aspetto, cioè potenzialmente è un bel giocatore, vediamo. Ma Carlo, tra l'altro è una tematica di questi giorni perché sono usciti gli orari, è il calendario che sappiamo che ha preoccupato un po' i tifosi, tra l'altro sono usciti anche giorni con orari specifici. Preoccupa anche te oppure è un No, io ho qualcosa... sempre, mi han sempre fatto pena le squadre e gli allenatori avversari, i presidenti avversari che si mettono a piangere per i calendari, Milan favorito o favorito, e mi hanno sempre fatto pena, quindi, quindi a livello così coerente abbiamo tutti sottolineato che abbiamo solo 4 giorni per giocare la partita col Genoa. Poi però bisogna, io non difendo nessuno, bisogna essere, vai a vedere chi gioca la domenica. Sono le 3 squadre impegnate in Conference e in Europa League, e quindi devi metterle lì, giusto? Sì. C'è Monza Salernitana e tu puoi dire perché non mi hai messo alle 12:30 Monza Salernitana, io che gioco il mercoledì? Poi però lo vai a dire tu, Beatrice Sarti, a DAZN e Sky, di mettere invece che Milan-Genoa il sabato sera, che è una delle partite principali, mettere Monza Salernitana, con tutto rispetto per Monza Salernitana. Sì, a livello di spettacolo, a livello, ma no, a sera. livello anche di classifica, se c'è il Milan è più importante che le altre, no? Sì. Di Lecce Sassuolo, queste partite. Quindi, vero. Poi però io, senza difendere nessuno, ti dico bene, fallo tu, quando la televisione vuole assolutamente una partita coi big e ci sono 3 partite su 4 che devi per forza mettere la domenica, bisogna, poi cosa fai? Questo è il fatto, che poi ti vedi la sfortuna di avere il Napoli e la Juventus, poi però vai a vedere l'Inter che a fine novembre ha, mi sembra, Juventus, la partita decisiva a Benfica e Napoli. Sì, diciamo che va a momenti. Quindi ragazzi, date retta a me, siamo superiori a tutto. Importante che giochiamo bene, siamo fortunati ad avere i giocatori sani, eccetera. Sì, quella sarà una tematica. Lasciamo, quante volte avete visto, il Milan è favorito, lo ricordava Simone ieri, quando Mancini aveva protestato e allora aveva detto Ancelotti, gli ha risposto, li aspetteremo al casello così torniamo a casa insieme. Cioè, anch'io ieri ho detto, poi vai a vedere il calendario e la domenica potevi giocare al posto di Monza Salernitana e basta. Perché, ripeto, sabato sera DAZN e Sky non vogliono una bella partita. Una bella partita. Quindi... ma guarda, credo che il tifoso del non voglio Milan... convincere, non sono della Lega, né la Lega mi ha pagato, sto facendo, qualcuno mi possa dire che non sia così. Guarda, in realtà credo che il tifoso del Milan sia un po' preoccupato anche perché negli ultimi anni, quando hai giocato tante partite importanti una fila all'altra, sono arrivati anche i nostri purtroppo amici infortuni, quindi credo che un po' sia quello. Magari se non fosse successo c'era meno paura di questo calendario, poi speriamo che quest'anno non accada. Pogba ha iniziato le sue sfortune quando, prima di un amichevole, mentre faceva il Torello in America nell'agosto del 2022, si è sbrandorlato il menisco o la gamba. E meno del Torello prima di un amichevole, cioè cosa devi fare? Devi stare a letto. Ma guarda, io sono convinta che poi ci sia anche... c'è una dose di casualità, una dose di lavoro, ovviamente. Chiaro che negli ultimi anni è successo e quindi il retropensiero c'è. Però mi auguro che quest'anno... Ma certo, poi una volta passato il terribile mese di ottobre e abbiamo solo Fiorentina-Atalanta per 2 mesi. Sì, infatti è un po' un momento di fuoco. Sì, bisogna passare nel fuoco. No, io preferivo però averle le pesanti dopo per un motivo. Perché intanto mi faccio il tesoretto sì. e non sto a 5-6 punti dietro. Ed è bello avere la fortuna di non avere avversari all'inizio. Però
capito? Perché poi sì, dopo puoi recuperare, ma recuperare è sempre brutto. È sempre difficile recuperare, poi quando gli altri giocano prima tu sai che anche se recuperi è un po' più complesso, però Carlo, come hai detto tu, ci tocca questo e quindi è inutile, indietro non si torna, è Lasciamo inutile. piangere gli altri, noi siamo il Milan. Io ti ringrazio, ti saluto, ti do appuntamento a questo punto lunedì. Benissimo, un saluto a tutti, ciao.